Eccoci, benvenuti a tutti i nostri follower. Oggi la strada ci ha portato molto lontano, ci ha portato a Tokyo a conversare con un ospite speciale di un personaggio speciale. Siamo in collegamento con Simone Legno, designer e illustratore, fondatore di Tokidoki, con cui appunto converseremo quest'oggi a proposito di tante opere e tanti lavori che ha condotto. Ciao Simone, e grazie per la partecipazione. Ciao a tutti, è un piacere e sono sempre felice di parlare con l'Italia e con gli italiani, quindi insomma è un'intervista che mi interessa molto e mi divertirà sicuramente. Un saluto dal Giappone comunque. Grazie, grazie mille. Sì, siamo su due fusi orari un po' diversi, però siamo riusciti ad incrociarci. Visto che tu, tra le altre cose, sei anche un appassionato di calcio, volevo partire con una domanda che faccio un po' a tutti, che riguarda la nazionale italiana. Ed è, c'è un'immagine che associ in particolare alla nazionale italiana, un ricordo che chiudendo gli occhi nel momento in cui pensi alla nazionale italiana di calcio ti viene subito in mente? E, e stranamente, perché ovviamente la cosa che ricordo più vivamente è la finale del 2006, no, dei mondiali. Però l'immagine che mi ricordo era una macchina quando l'Italia, io sono del 77, quando nell'82 ho visto la gente con le bandiere, una macchina, sarà stata una Fiat, no, dipinta tricolore con la gente con le bandiere. Io ero questo bambino di 4 anni, 5 perché sono di giugno del 77, quindi appena compiuto i 5 anni. E io ricordo proprio il gol di Tardelli, ricordo quell'energia particolare, ma questa macchina, no, con la gente che fuori dai finestrini con le bandiere che avevano dipinto in pochi minuti, penso, in un'ora avevano dipinto tutta la macchina sgangherata col tricolore. Quella è un'immagine che mi ricordo dei mondiali dell'82, l'ho sentiti tantissimo, anche se ho pochissimi ricordi. E tu, appunto, sei appassionato di calcio, sei, si può dire, è più che noto romano e romanista. Corretto, corretto. Sì. Insomma, sono abituato a soffrire, diciamo, e a gioire allo stesso tempo, dai. Sì, sono molto molto appassionato. Pure qua per guardare le partite generalmente bisogna alzarsi alle 3:30 perché alle 3:45, ormai quasi tutte le partite, insomma, sono più o meno sul serale e riesco a vederle, insomma, in diretta, altrimenti c'è la differita con DAZN giapponese. E lo devo fare. Poi adesso, cioè, è tra virgolette pure con Romulo, la mascotte della Roma, è tra virgolette lavoro, quindi va, va visto, ecco. E poi cerco sempre di organizzare i viaggi a Roma quando torno in Italia, per qualsiasi motivo, cerco sempre, insomma, anche se devo la mare incontrare la Santa Sede, cerco sempre, insomma, nella domenica che è quando la Roma gioca in casa, ecco. Ah, quindi provi a fare anche un salto allo stadio. Sì, sì, vado sempre allo stadio. Cioè, quando torno in Italia vado con gli amici, insomma, e lo senti di più perché, insomma, ci vado 2 volte l'anno a questo punto, quindi è un'esperienza bellissima, poi, insomma. Non sono stati Tappa anni fissa. meravigliosi quelli della Roma negli ultimi anni, ora, insomma, dai, è l'esperienza. È il popolo più che altro. Sì, ne parleremo ancora in questa chiacchierata. Io, visto che mi hai anticipato, appunto, volevo andare subito sul tema centrale di questa conversazione, che è tutto il lavoro che hai fatto, diciamo, ormai in diversi anni di attività con Tokidoki, grazie al quale hai disegnato e lanciato tante mascotte, diciamo, tanti personaggi evocativi di un certo immaginario, diversi di questi legati anche all'Italia, al territorio, a specifiche città, a specifiche esperienze, quindi c'è stato un personaggio di nome Cappuccino che era legato a Venezia, poi appunto vedo anche lì nel cappellino Romolo e poi c'era la sua compagna Romina che erano dedicati alla Roma, eccolo qua, Romolo, la nuova versione della mascotte della Roma. E poi quella che ci interessa un po' di più quest'oggi che è Italia Chan per Ah, sì, qua. l'Expo di Osaka del 2025, anche lei ce l'abbiamo lì. Per chi non la conosca, eccola. Eccola qua, perfetto. E poi naturalmente quella che forse ha avuto più, come dire, popolarità sulla stampa, che è stata l'esperienza di Luce e i suoi amici per il giubileo. Eccola qua, Aspetta. ovviamente ci abbiamo anche lei. Eccola qua.
il simbolo del, diciamo, di tutti i pellegrini che hanno visitato Roma nel corso del 2025, insomma, in questo periodo giubilare. Ecco, io ti volevo chiedere, visto che appunto hai questa grande esperienza sul tema e che insomma le mascotte sono qualcosa con cui tu hai tanta dimestichezza, secondo te che potere hanno? Cioè, perché le mascotte affascinano così tanto e riescono a far parlare di sé, a dare visibilità ai progetti? Che tipo di attrattiva hanno questo tipo di opere? Beh, prima di tutto penso che sia proprio come un logo, no? La semplicità visiva ha comunque un impatto che rimane molto più impresso rispetto magari a una figura molto più fotografica o molto più dettagliata. Poi secondo me le mascotte comunque sono un po' come gli emoji del telefono, hanno comunque un'espressività molto sintetica ma molto forte, quindi si riesce, no, a poter esprimere, no, dei sentimenti, delle emozioni facilmente. Ecco. Poi comunque spesso, quasi sempre, hanno dei colori vividi e, e quindi appunto rimangono impresse nell'immaginario. E poi comunque essendo quasi tutte, insomma, rispetto, magari ci sono state delle eccezioni tipo Italia 90, però in genere essendo così un po' carine, vezzeggiative, comunque ti danno una sensazione positiva, ecco, anche in un contesto istituzionale come può essere un grande evento, comunque fanno un po' da contrasto e quindi rimangono impresse. E appunto a livello istituzionale tu, soprattutto in queste ultime esperienze che ci davo, ti sei interfacciato con istituzioni prestigiose che magari sono un po' meno abituate a questo tipo di esperienza, di processo creativo. Com'è stato, diciamo, quali sono state le cose che magari non ti aspettavi e magari qualche difficoltà che è emersa nel lavorare con queste istituzioni? No, sì, nel senso, magari la mascotte della Roma già è stato un pochino più facile perché comunque in ambito sportivo, non in Italia, però in ambito sportivo, insomma, la mascotte è una cosa molto utilizzata. Poi io sono entrato in contatto perché la mia azienda è ancora negli Stati Uniti, nonostante abito qua in Giappone, a Los Angeles, quindi faccio avanti e dietro, vado la prossima settimana. E all'epoca c'era il presidente della Roma, James Pallotta, che era di Boston, e quindi insomma in qualche modo io ormai da tanti anni insomma in America faccio tantissimi progetti di qualsiasi tipo, molto molto più che in Italia. E quindi insomma là mi è stato chiesto di fare il restyle di Romolo perché appunto sapendo che io fossi insomma un nome di spicco insomma nell'indie del character design come artista e poi essendo romano e romanista quindi sarebbe stato comunque una bella combinazione. E noi eravamo entrati in contatto per diversi motivi, cioè non per la Roma, per altri motivi più comunque che erano relativi a degli investimenti proprio sul marchio. Però per quanto riguarda Luce per la Santa Sede, per il Vaticano e Italia Chance, sono forse a livello commerciale ovviamente non sono fra le cose più grandi che ho fatto, però a livello storico e a livello pure di come ogni artista cerchi delle cose che ti stimolino, no? E quindi secondo me sono due cose che sono praticamente storiche perché comunque sono due istituzioni molto tradizionali, ecco, Certo. e quindi cioè, allora, tutto è iniziato perché qui Italia Chan e lei diciamo, è stato deciso di fare una mascotte perché comunque si parlava comunque di Italia nella Expo Saga del 2020, dell'anno scorso, del 2025. E quindi sempre qui questa cosa che io ero comunque a livello mondiale, sono conosciuto come questo italiano che fa insomma questo kawaii, spaghetti kawaii io lo chiamo, no? Come spaghetti western, faccio il kawaii, il cute all'italiana. E il commissario generale Mario Pattani adesso è diventato ambasciatore qui a Tokyo e lui è abitato a Singapore dove io faccio tanti lavori, quindi ha lavorato a Singapore, ha rappresentato il nostro paese lì e lui pure ha la moglie giapponese come la mia e quindi lui parla benissimo il giapponese, ha studiato tanti anni qua, quindi lui ha capito che comunque lavorare con me sarebbe stata una scelta diciamo molto legittima, no? Molto giusta e poi abito qui, poi io il Giappone comunque l'ho amato tutta la mia carriera, non tutta la mia carriera, tutta la mia vita, sai, dai bambini che iniziano con i cartoni animati, però comunque io prima di cioè andavo all'istituto giapponese, studiavo il giapponese la notte dopo il lavoro, andavo all'università quando abitavo a Milano, a fare dei corsi serali
E poi prima comunque di trasferirmi l'ho visitato 62 volte, l'ho contate, quindi sapevo dove sarei andato a Wow. finire, ecco. E poi pure casa mia a Los Angeles è comunque un quartiere che si chiama Sotel, è Little Osaka, e quindi ho sempre avuto a che Mhm. fare comunque con le persone giapponesi, con la cultura giapponese, ed è lì. Quindi è nata Italia Chan prima, e Italia Chan è stata... praticamente ho pensato come rappresentare l'Italia, però in maniera istituzionale, quindi insomma, non volevo andare sui stereotipi quelli insomma, più commerciali oppure no, la pizza e il mandolino, insomma. Cioè, poi comunque non abbiamo noi un animale, per esempio, no, che sia così fortemente italiano. Quindi pensato un po' alla nostra storia e ho pensato inizialmente alle radici romane, però poi ho pensato che comunque esiste già una figura allegorica italiana che, no, che è l'Italia Turrita, che comunque si vede spesso in molti monumenti italiani, così. E quindi ho pensato perché non faccio la versione kawaii di questa, e poi ho detto, essendo visitando il Giappone, quindi per porgere rispetto al paese ospitante di Expo, facciamo che mette il kimono, no, che è l'abito comunque di rappresentanza qui per le cerimonie, le cose importanti, però farlo azzurro, appunto, come è l'azzurro della nostra nazionale, o che comunque rappresenta il nostro paese sotto tanti aspetti, ma principalmente sportivo, visto che stiamo parlando pure un po' di sport, un bel po' di sport qua. E ok, questa è l'Italia Chan, quindi ho messo ho l'Italia Turrita, però poi ho preso degli elementi che fanno parte del nostro stemma, quello che abbiamo, il nazionale che abbiamo sul passaporto, quindi la Sì. quercia che rappresenta insomma la forza e lo spirito italiano, l'ulivo che sarebbe insomma lo spirito di pace nostro, e poi insomma la corona turrita che rappresenta insomma la municipalità e le varie città dell'Italia, e poi c'è il fior di ciliegio che comunque è il fiore più è icona del Giappone, anche se loro hanno il crisantema imperiale sul passaporto loro, però è quello più riconosciuto a livello internazionale, che loro si riconoscono. E poi negli occhi c'è la stella d'Italia, che è quella che abbiamo sul passaporto, ecco. E invece per quanto riguarda luce, è stato abbastanza conseguenziale, perché entrando in Mhm. contatto con il governo italiano, quindi andando, sai, incontri con il Ministero degli Affari Esteri alla Farnesina, e comunque c'era ospite nel nostro padiglione il Vaticano, e quindi mi è stato chiesto comunque di fare una mascotte parallela per Expo per il Vaticano, per la Santa Sede. Io però ho pensato al 2025 non è solo Expo Saga, è il ventennario di Toki Toki, quindi anno speciale, ho detto, eppure l'anno del Giubileo, no? Che è un evento storico che succede ogni 25 anni, 4 volte in un secolo, e quindi ho chiesto, insomma, tramite i contatti che mi sono fatto attraverso i nuovi amici, insomma, che hanno a che fare con il governo italiano e della Santa Sede, insomma, una telefonata da un parcheggio qui a Kawasaki, che sarebbe a 9 minuti da Tokyo tecnicamente. E, ho chiesto insomma l'opportunità di poter parlare a livello più profondo con qualcuno a Roma, nel Dicastero dell'Evangelizzazione, per poter comunque proporre la prima mascot per il giubileo della storia, Della ecco. storia. Esatto, quindi è stato, insomma, penso che sia, io lavoro in tantissime aziende di qualsiasi livello, però essendo commerciale, diciamo, pure se spesso magari si è un po' intimoriti di andare a fare un meeting, che ne so, da Disney o da Hello Kitty, o insomma, però insomma, poi diventa la mia normalità, sai, lavorare con Godzilla, ho lavorato un po' con tantissime enormi aziende multinazionali della cultura pop, però diciamo che penso che sia stato il meeting che Karl Lagerfeld ho fatto nella moda, che siete qua dietro, insomma, ho fatto delle cose che erano abbastanza intimidatorie, però penso che quello è stato il meeting che mi ha reso un pochino più teso, ma più che altro perché sapevo che avrei fatto qualcosa di storico, no? Nel senso, portare il Kawaii dentro al Vaticano, che poi comunque che la tradizione no, secolare, ecco, e poi comunque come artista, insomma, ci hanno lavorato tantissimi artisti, ovviamente io non paragono, no, però insomma la storia è andata così, appunto, per tornare al significato dell'icona e del character. Ho chiesto l'appuntamento, è iniziato tutto da un parcheggio qui, insomma, cioè, la gente pensa, forse queste cose è casual, che comunque a volte le cose succedono così. E ho avuto l'opportunità, quindi sono volato a Roma e ho avuto il meeting con il Monsignor Fisichella, che era il responsabile del Giubileo nel Dicastero dell'Evangelizzazione.
E praticamente ho cercato di spiegare un po', più o meno questo qua era il discorso, che ovviamente c'era un pochino di sudore, ecco, col vestito, il doppio petto, insomma. e, e il discorso era questo qua, siamo nel 2024 all'epoca, arriva il giubileo, però questa è l'epoca dell'entertainment, dei videogame, degli anime, dei manga, dei fumetti, dell'animazione, e poi hanno detto Roblox, non ho detto Roblox, però insomma, dei personaggi che comunque a livello comunicativo sono dappertutto in questa generazione, no? E quindi è il linguaggio comunicativo del presente, della contemporaneità. E poi oltretutto, appunto, il giubileo è un evento enorme e come i mondiali, come gli europei, come Expo, come qualsiasi tipo di, no, di convegno, spesso, cioè quasi Grande sempre hanno manifestazione. ogni manifestazione a livello mondiale ha sempre avuto una mascotte, perché non parlare ai giovani, alle persone? Poi spesso il giubileo appunto c'è pure quella grande componente che è specifica per i giovani e i pellegrini, poi spesso pure per motivi insomma, fisici, spesso sono comunque non possono essere troppo anziani. Ecco, quindi vogliamo parlare in questo modo e quindi insomma il Monsignor Fisichella, cioè, nel senso, ha recepito, quindi insomma nel giro penso veramente di pochissime ore abbiamo avuto una risposta interna, poi è arrivata più formale ed è penso stata il progetto di cui sono forse più orgoglioso nella vita proprio perché è particolare, poi appunto ogni cosa che perché è l'unico posto che le multinazionali della creatività, no, che mi interfaccio da piccola, no, da piccolino con tutte e non hanno mai fatto niente, no? L'unico diciamo stato e quindi Certo, è è stata una stato bella soddisfazione, dici. grande motivo d'orgoglio. Hai detto già tantissime cose che vorrei approfondire. Parto dalla prima, in ordine, diciamo, di citazione. Facendo riferimento a Romolo e al lavoro che hai fatto per la Roma, dicevi, abbiamo lavorato su una mascotte che, diciamo, è qualcosa di un po' più insolito per lo sport italiano, per il calcio italiano, magari più frequente in altri posti. Non conosco benissimo la realtà del Giappone, però, per esempio, negli Stati Uniti è qualcosa di molto più frequente. Secondo te perché c'è questa, chiamiamola, poca confidenza del panorama, diciamo, del design sportivo, anche commerciale italiano, con il tema delle mascotte? Cioè, perché nella nostra cultura non sono così frequenti o non siamo così, diciamo, confident nell'approcciare a questo tipo di characters? E no, sì, vabbè, giusto perché per specificare sul Giappone, se tu pensi, cioè le mascotte, cioè qua in Giappone sono, questo penso sia il paese al mondo che abbia le mascotte per tutto, cioè la polizia di Stato, no, c'ha il Pipo-kun, che c'ha la mascotte della polizia di Stato, i Mhm. pompieri c'hanno la loro, le cose di assicurazione, le compagnie farmaceutiche, cioè un character per tutto, quindi, insomma, quindi per quello appunto il Giappone, devo tanto al Giappone l'ispirazione proprio, no, di entrare mentalmente dentro i characters, che quella è la cosa bella, che è un paese, tra virgolette, tanto rigido, però c'è la cultura della mascotte e del character è il numero uno al mondo in assoluto, ecco. E in Italia sì, perché appunto pure per me è stata pure abbastanza frustrante in passato, no? Ti parlo pure di 7, 8, 10 anni fa, e certo queste eccezioni, però mentre invece, ma qua non è solo il Giappone, proprio in Asia, cioè il character art è considerato arte, è design, perché è una forma di stilizzazione della realtà che comunque ha un impatto comunicativo molto forte. Io faccio progetti tantissimo, per esempio, se prendo un volo Singapore Airlines e ci stanno le pushette Toki Toki Singapore Airlines, ho fatto delle installazioni dentro l'aeroporto Changi, che sarebbe titolato da tantissimi anni consecutivi il migliore aeroporto al mondo. Pure la Cina non ne parliamo, pure tantissimi characters. E l'Italia è sempre stato considerato non come espressione artistica, più che altro come entertainment per bambini, quindi il character Ok. equivale il bambino di 5, 6, 7, 8 anni che guarda i cartoni animati Peppa the Pig, no? Oppure insomma, Miraculous, queste cose insomma più e quindi non veniva percepita come forma artistica, come forma di design, mentre invece se tu ci pensi qua in Giappone, cioè, per esempio Hello Kitty è un'istituzione nazionale o Mario Bros, no? Assolutamente.
E quindi cioè, il motivo principale non lo so, però la percezione è sempre stato, pure quando si voleva fare, infatti spesso non abbiamo fatto contratti di licenza in Italia perché volevano fare semplicemente abbigliamento per infanti, mentre invece appunto è capitato che collaboro tantissimo con tante aziende di abbigliamento, di streetwear, con Karl Lagerfeld, no, che l'hanno percepito come espressione artistica. Però penso che adesso, essendo un po' la globalizzazione, penso che il character rispetto a 10 anni fa comunque è diventata eh, una cosa molto forte. Basta se si pensa pure nell'alta moda come sia diventato proprio tutto molto più funky, molto più colorato, molto più eh, tra virgolette infantile, no? Molto più giocoso, non infantile, no? Sì. Penso che le cose stiano cambiando, poi comunque appunto siamo nell'era che comunque non è che sono i retailer oppure la stampa o la televisione che comanda il trend nazionale, e i ragazzi stanno sempre, insomma, stanno tutti su social media, quindi arriva l'idea che comunque a Hong Kong, a Tokyo e a Shanghai, ma pure negli Stati Uniti comunque il character cartoon art comunque è sempre, no? Normale, magari una cosa d'alta moda dove ci sta o di streetwear dove ci può stare SpongeBob, per esempio, pure negli Stati Uniti ormai è diventato piuttosto sdoganato, ecco. Sì, sicuramente l'influsso della cultura asiatica in Italia si sente forte, quindi probabilmente molto di questo sta cambiando e credo che nell'accoglienza che c'è stata sulla stampa e sui social, sia per Italia Chan che per Luce, questo sia stato un punto, diciamo, un punto fondamentale che segna un po' un prima e un dopo rispetto anche alla percezione appunto del character design come arte. Quindi da una parte tu confermi quello che è un po' uno dei leitmotiv anche del nostro progetto di Santi Colori, cioè che i motivi per cui non adottiamo una certa iconografia e certi simboli non dipendono solo da magari le scelte manageriali del commissario federale o del dirigente sportivo di turno, ma c'è qualcosa di un po' più radicato nella cultura, no? Per cui appunto abbiamo un approccio diverso al mondo visivo rispetto ad altri paesi. Dall'altra parte però le cose stanno cambiando. Io quando è uscito Italia Chan sono andato a vedermi i commenti sui post Facebook, non degli account ufficiali, ma degli account, sai, dove magari ripostano Sì. un'immagine, viene quindi un po' più nelle nicchie di altri simboli che rappresentavano, diciamo, qualcosa a metà fra l'istituzionale e diciamo, l'artistico, il commerciale, rispetto a quelle esperienze lì c'era un apprezzamento molto positivo, no? Perché, come dicevi tu prima, si riusciva da un lato a empatizzare, dall'altra si dimostrava che usare un certo tipo di forma artistica, di forma espressiva, non significava per nulla svalutare l'immagine istituzionale. No, per me il più grande orgoglio appunto è stato proprio che pure qua i giapponesi, che sono i maestri, no, del kawaii, che sono stata la mia più grande ispirazione, comunque moltissimi hanno ritenuto la nostra mascotte la più bella, comunque oppure insomma azzeccata a livello di lavoro. Infatti quello poi mi ha portato ad altri progetti come la squadra di baseball principale o insomma gli Hanshin Tiger qua che sono proprio di Osaka, o la squadra di calcio che ha vinto il campionato, i Kashima Antlers. Comunque, pure se diciamo commercialmente sono dei progetti piccoli, però comunque hanno tantissimo valore a livello artistico. E un progetto, se l'ultima volta che sono tornato, l'ultima volta che sono tornato in questo, boh, non lo so, tipo 3-4 settimane fa, e sono tornato dall'Italia, era, e appunto sono stato invitato all'ambasciata giapponese d'Italia, perché questo è l'anno, celebriamo i 160 anni di amicizia diplomatica fra Italia e Giappone, e quindi insomma è un anno particolare. Quindi loro mi hanno commissionato di fare Nipponina, poi ho scelto il nome Nipponina io, perché come Italia, no, è il nostro nome e Chan è il diminutivo in giapponese. Ho pensato il loro nome, no? Nippon, Nihon è come loro chiamano il loro paese nella lingua originale, e poi Ina, no? È come diciamo Franceschino, Franceschina, no? È il Certo. vezzativo, il diminutivo. Quindi, però, appunto, lei è praticamente l'amichetta di Italia Chan, appunto, e loro si tengono, sta facendo delle nuove illustrazioni per poter utilizzare, mi ha chiesto sia l'ambasciata giapponese di Roma,
oppure l'ambasciata italiana di Tokyo. 2 settimane fa c'è stata una festa qui in ambasciata, quindi insomma continuerà questa cosa, però avere appunto un'istituzione giapponese che mi chiede di fare un personaggio per rappresentare, e insomma, mi ha fatto molto piacere. Però apparentemente sarebbe un po' l'opposto, cioè sarebbe una bambina giapponese che veste. Ho pensato, l'Italia essendo così per motivi storici rispetto al Giappone, è sempre stato molto isolato nel corso dei secoli. Siamo tutti fragmentati per motivi, insomma, fra regioni, occupazioni, invasioni. Siamo così diversi, però ho pensato appunto che la matrice che comunque rappresenta tutta la nostra penisola è comunque, no, l'antica Roma, che poi ha apprezzato proprio Mhm. ottima parte dell'Europa. E quindi era una bambina che ha una tunica romana, appunto con il Hinomaro, con il sole giapponese, e, insomma, un po' un tricolore. E poi ha comunque, no, faccio ricerche, no? Il fiore nazionale italiano è il corbezzolo, quindi perché comunque, no, Sì. ha il frutto rosso e il fiore, insomma, cadente, che sembra un po' le decorazioni che hanno sui capelli, insomma, quando ci si veste col kimono. E no? Quindi il fiore che è bianco e la foglia che è verde, quindi rappresenta, è una cosa, insomma, risorgimentale, no? Che rappresenta il fiore nostro nazionale. E poi, insomma, lei è una bambina giapponese che ama l'Italia, e Italia-chan è una bambina italiana che ama il Giappone, quindi quella è l'altra cosa, una Questo piccola perla istituzionale che è uscita dopo, ecco, piccolina, progetto piccolo. sì, vedevo qualche settimana fa appunto iniziavano a uscire gli articoli su Nipponina. È molto interessante che, diciamo, i problemi che hai affrontato tu nel produrre queste mascotte sono, anche se in un contesto completamente diverso, gli stessi problemi che deve affrontare chiunque debba in qualche modo sintetizzare un paese, una nazione, quindi che sia nell'immagine di una federazione sportiva, su una maglia o su una mascotte, di fatto ci troviamo tutti a rispondere a sta domanda che è come facciamo a raccontare un paese in un elemento, che sia una pianta nazionale, che sia un animale, un elemento dell'abbigliamento, una figura allegorica come l'Italia Turrita. Quindi poi alla fine il problema è lo stesso per tutti. Interessante questo tema del corbezzolo perché probabilmente se facessimo un sondaggio anche solamente sui 20-30 anni italiani, tantissimi saprebbero che il ciliegio, il fiore di ciliegio è simbolo del Giappone. Non so quanti di questi saprebbero che il corbezzolo è il fiore nazionale italiano. Io spesso dico ai miei figli che, come diciamo prima, offline, hanno 13 e 9 anni e ai quali che odiano andare a scuola, ma perché amano stare a casa, credo, con tutte sai, le comodità tecnologiche della casa Certo. e gli piace tantissimo disegnare. Io però appunto io cerco di spiegargli che comunque non basta il talento artistico, non basta stare su YouTube, su TikTok per prendere ispirazione, cioè comunque la cultura generale è comunque una cosa fondamentale proprio per la creatività, perché spesso vedo pure tantissimi artisti magari americani che cercano di fare le cose un po' Murakami, un po' Supreme, Mhm. un po' hip hop, un po' quello che vedono, no, su Instagram, però Instagram di massa. E qui invece secondo me l'ispirazione deve venire da cose che si captano nella natura, nella folla e nella storia, no? Io per esempio prima pure offline ti facevo vedere delle cose, io tantissimo se mi ha ispirato, ne so, la storia egiziana, oppure che ne so, la storia giapponese, l'iconografia dell'antica Roma. Io intanto sto, mentre lavoro, sai, quando non faccio lavoro di business, comunque magari se che faccio qualche progetto di design, di grafica o dipingo o disegno, e magari mi metto a sentire l'architettura del Colosseo che ancora ha ispirato, no? Ha ispirato gli stadi moderni, tantissimi enormi stadi moderni. O mi ascolto queste cose così storiche, spesso sono quelle che magari danno un'idea più originale, perché per esempio l'Italia Turrita mi è venuta perché io comunque mi piaceva andare a scuola, non mi piaceva, a nessun bambino piace andare a scuola, però insomma, sono sempre stato un po' curioso, pure se non sono sicuro di una cosa, vado immediatamente su Wikipedia, su Google, su YouTube e cerco un po' di capirla, no? E spesso vengono delle idee fuori così, un po' inaspettate, ecco, e l'originalità viene un po' da là, ecco, e non dalla massa. Assolutamente. Sì, la ricerca è fondamentale e
E tra l'altro, appunto, eh, l'Italia Turrita da questo punto di vista è un soggetto molto molto particolare, di cui continueremo a parlare anche in altre interviste di questa serie, anche perché, come avrai visto, il logo del progetto riprende l'Italia Turrita in tutto e per tutto. Diciamo, su questo character, diciamo così, questo character storico, c'è un grosso dibattito, cioè un dibattito in questo momento che è principalmente ancorato su, diciamo, il rapporto col passato. Dicevi tu adesso rispetto a Nipponina che è stato naturale per te recuperare il simbolismo che era quello dell'antica Roma, che naturalmente è qualcosa che, malgrado caratterizzi tanta parte del mondo occidentale, però spesso viene associato all'Italia, anche perché moltissimi reperti, moltissimi siti archeologici ben conservati sono nel nostro paese, quindi essendo poi Roma in Italia, ci appropriamo un po' di questo immaginario con cui abbiamo avuto un rapporto conflittuale. Però uno dei problemi dell'immaginario legato all'antica Roma è che ci porta a parlare tanto del passato, no? Di quello che eravamo, di quello che abbiamo ereditato, cioè ci dipinge prima di tutto come eredi di qualcosa da conservare. Invece, la cosa che io personalmente trovo molto interessante dell'Italia Turrita è che, malgrado sia parte del pantheon simbolico anche romano, perché poi nasce in quel periodo, le prime attestazioni sono proprio in periodo romano, legate al rapporto fra Roma e le altre tribù italiche, però è un simbolo che si è attualizzato nel tempo, che ha cambiato volto e per me una delle cose più interessanti di Italia Chan è proprio il fatto che ricompariva in veste contemporanea, che era un simbolo che avevamo un po', non dico perso, perché comunque spesso si utilizza l'allegoria dell'Italia come personaggio femminile, ci sono tanti richiami di questo tipo, dalle vignette a tanti loghi che si Sì, trovano in poi stava giro, speso sui però francobolli quando ero bambino. Io ricordo l'Italia Turita stava sui francobolli, per esempio. sì, c'era anche, anche sulle lire, in realtà, in Sì, qualche edizione delle lire che ancora circolavano è vero, prima sì. dell'euro, c'era anche lì una raffigurazione di Italia Turrita, però come dire, anche qui se facessimo un sondaggio probabilmente spesso non è il primo simbolo che viene in mente, però tu l'hai riattualizzato e come No, dicevi ma poi prima, infatti io cerco di essere, insomma, comprensibile, però pure non troppo scontato, ecco. Non ho fatto spaghetti, certo. non ho fatto carbonara, ecco. Esatto, esatto. No, ma è un tema che torna in tanti ambiti, appunto, poi l'Italia Dorrita richiama il tema delle città. Le città esistono ancora, sono vive, le stiamo ripensando, però, diciamo, come dire, c'è qualcuno che dice, beh, però l'Italia Dorrita, di nuovo, riparliamo del Risorgimento, riparliamo di Roma. Io personalmente non la vedo così, però, ecco, ti volevo chiedere, visto che prima parlavi di Italia Chan come un personaggio vivente, no? Un'amica di Nipponina appassionata di Giappone, come immagini un po' la vita di Italia Chan in futuro? Cioè, eh, ci sono altre storie che ti piacerebbe raccontare legate a No, questo no, personaggio? O appunto, comunque, come ho accennato prima, però ho avuto, no, proprio in questi giorni sto ricevendo, insomma, dei vari messaggi, ho incontrato l'ambasciatore qui a Tokyo, l'ambasciatore Wattani, ho mandato l'email all'ambasciata giapponese e comunque vogliamo, specialmente in questo anno, che continuino comunque, no, a, a vivere insieme, no? A continuare questo rapporto fra Italia e Giappone. Poi comunque io spero che comunque poi Italia Chan continuerà a vivere, no? Nella prossima Expo che sarà nei Saudi Arabia, Arabia Saudita, e insomma vivrà, vedrà. Insomma, a me piace sempre un po' reinventare, poi pure psicologicamente ti senti un po' papà quando crei questi personaggi, quindi certo, vuoi dare alla loro vita il più possibile. Poi appunto io ho un forte sentimento nazionale perché proprio appunto come tutte le cose nella vita, quando si ha scarsità, no? Sono emigrante da più della metà della mia vita e comunque rappresenta, no? Pure la nazione, la nazionale, rappresenta tantissimo. Mio padre è il tipico emigrante del sud
che appunto è andato in Germania, in Svizzera, in Francia no, a fare il lavapiatti praticamente, quindi lui già da bambino, cioè quando sono nato io, poi lui si è ristabilito a Roma, mi ha comunicato molto questo spirito. Poi quando si sta fuori, insomma, si diventa molto più sensibili al tema, anche se quando si vive in casa, anzi, non viene, sono le nostre radici, non c'è niente a che fare con la politica, è qualche cosa, è casa, è Certo. casa. Sì. Ma infatti una delle domande che avevo in serbo per te, diciamo, fra quelle un po' più standard, diciamo così, che provo a riproporre con tutti gli intervistati, è relativa proprio a questo, no? Tra l'altro tu sei in Giappone, che è un altro paese che ha con l'identità nazionale un rapporto molto particolare e delicato, e poi appunto hai una storia da emigrante. La domanda che io spesso mi pongo e che provo a porre in tutte queste conversazioni è: si riesce a parlare di identità italiana senza scadere nel nazionalismo, cioè senza diventare da una parte banali, per cui appunto spaghetti e mandolino, parliamo del cibo, parliamo di questioni che poi magari andando a scavare non sono neanche così esclusive italiane o troppo italiane, e dall'altra parte senza diciamo entrare in una competizione a chi è più bravo, a chi ha fatto prima una cosa, cioè riusciamo secondo te a Sì, secondo me scardinarla, c'è come si una può dire, la no, appunto, nozione? come ti dico, rispondo un po', diciamo, di pancia, no? Perché comunque, come dicevo, sono più di 25 anni che sto fuori dall'Italia, no? 16 a Los Angeles e 8-9 che sto qui in Giappone, e poi comunque sto presente in tutto il mondo, quindi mi capita di farmi la cena con l'italiano la settimana scorsa a Hong Kong, Mario si fa pure la chiacchiera col cameriere a Bangkok, capito, il ristorante italiano. Oggi, questa sera, proprio appena finiamo, scappo a Shibuya, ristorante sardo. E, Mhm. però comunque poi ci sono tantissime fiere, no? Io faccio fra un paio di settimane c'è la fiera più importante dell'anno nel mondo del licensing, si chiama Las Vegas Licensing Show, quindi c'è l'italiano, bella Simone, bella, sai, milanese, quindi, oh ciao Simone, Certo. ciao Simone, vieni, certo che vengo. E quindi però c'è sta una cosa che ci connette, cioè c'è una cosa comportamentale che secondo me ci legano italiani, è proprio un po' l'umorismo e un po' è tipo e siamo molto impulsivi, siamo molto spontanei. Dissacranti, cioè tendiamo a prendere in giro anche le cose considerate un po' Esatto, no, più... appunto, sì, nel senso appunto le battute, ci stanno mammoni, comunque molto amichevole all'estero, poi magari a casa siamo un po' cane mangiacana a volte, però ci aiutiamo. Io appunto, casa mia a Los Angeles era diventata proprio il centro sociale, quando c'è stata alle 11:45 la partita, spaghettata, 11:45 no? Era l'orario delle 8:45 qua, quindi spaghettata a casa, bottiglia di vino, porta l'amico, certo, qua, là, così, e zio qua, zio Loris con i figli miei, e lo stesso ieri pranzo con un amico italiano con cui ho fatto il progetto, Matteo, con cui ho fatto mi ha aiutato a entrare un po' nel circolo per Italia Chan, quindi chiacchierata e battute, c'è proprio un modo di fare che e riusciamo a legarci in una maniera così veloce, come proprio istintivo, no? Oppure basta una chiacchierata in un ristorante no? O all'aeroporto, no? Ah, sei italiano? Comunque poi si vede comunque, no? Basta uno come le espressioni Certo. che fa, no? Poi gli italiani sono dei viaggiatori, si incontrano un po' dappertutto, quindi penso che ci sta proprio una comunione proprio di essere, no? Ovviamente con delle differenze regionali, però io quando sta la fiera di Londra, per esempio, del licensing, il BLE, no? Cioè, comunque ci sta il napoletano, ci sta il milanese, ci sta il torinese, e siamo tutta gente comunque che facciamo tra virgolette pure baldoria, ma abbiamo un modo così veloce di legarci, pure non sempre in maniera profonda, anche superficiale, no? E poi ovviamente penso che noi siamo molto profondi, molto emozionali, e così, perché per esempio, no? Io posso andare in un hotel in Italia, dopo 2 giorni già conosco tutto lo staff, mentre invece magari vado tutti i giorni qua in Giappone, che poi è un popolo che adoro, e presento a casa, però magari incontri da 5 anni la stessa persona alle 7 di mattina, alle 5 di mattina, però magari cercano pure di non fare il contatto visivo perché sono timidi, non sono così espressivi, no? Nel senso,
E quindi per me quello è quello che mi lega al paese, insomma, non è proprio la patria e basta, no? Nel senso io poi sono Certo. legato al paese, è proprio c'è una cosa che noi italiani siamo un po' parte, lo so, e poi mi mancano, quindi capito, nel senso è bello conoscere gente di tutto il mondo, però appunto è come sei cresciuto, sai che ti capisci subito, capiscono il tuo umorismo, i tuoi sentimenti pure. Poi siamo mammoni, ci sono tante cose, siamo mangioni. C'è sta- Sì, sì, sì. Per me, a parte ovviamente ritrovarmi in tutto questo anche nelle mie esperienze all'estero, come dire, non solo c'è questo senso di riconoscimento tra italiani, ma ci viene riconosciuto anche dagli altri. E uno dei motivi per cui secondo me Italia Chan, in generale tutti i lavori che fai, riescono bene a catturare questo e, come dicevi prima, sono un po' un kawaii all'italiana, è che, ed è uno dei, anche dei leitmotiv del progetto, una modalità per tradurre questo nostro modo di essere spesso passa per il colore. Ed è uno dei motivi per cui tante rappresentazioni del nostro paese a livello istituzionale e non, che poi risultano piatte a livello di colore, comunque non danno quel calore, quel senso di umanità, quel senso di appunto capacità di includere, di interagire, di rompere le barriere. Molto spesso è il colore che riesce a fare questo, no? Perché ti crea un senso di connessione, anima la vista e quindi lo vedo molto come un mezzo che riesce poi a rievocare questo modo di essere. Quindi quando vediamo un panorama colorato di tutti i personaggi che avete creato, come è un bell'incontro fra la cultura italiana e quella asiatica. Però lo vedo molto anche come un modo di esprimere il nostro modo di essere. Io personalmente quando penso all'Italia penso a un'esplosione di colori, di tanti colori diversi, che sono quelli che vedi in città, nel paesaggio. Non è magari così pop rispetto all'immaginario di altri paesi perché probabilmente Shibuya o il centro di New York hanno un rapporto col colore diverso da quello che ha il centro di Roma con, non so, il mattonato, il marmo, il San Pietrino, però comunque è un paese che vive di colori e trasmette spesso con quello strumento là la sua personalità, la sua storia. Sì, sì, nel senso io una volta ho fatto una mostra a Shanghai e il gallerista ha fatto un'osservazione intelligente, no? Interessante, e che appunto diceva che comunque quando siete l'artista giapponese, lasciamo perdere questo quadro che c'è un particolarmente dietro che è super pop, no? Invece quando siete un artista Mhm. contemporaneo giapponese, loro hanno una gamma di colori che, no? Che è molto neon, molto pop, molto anime, no? Mhm. E invece io, per esempio, ho dei quadri, non so se posso, magari cambio lo sfondo, però magari io mischio appunto Sì, i colori, no? Dice, noi italiani abbiamo dei colori terrosi, no? E quindi l'ocra, il sì, marroncino, il bordeaux, il il verdaccio, pastello. sì, no? E quindi sì, esatto. Poi compro, io pure quando dipingo compro sia colori giapponesi, Holbein, americani Golden, ma principalmente si trovano qua in Italia i Mai Mary. Scusa, in Mhm. Italia, in Giappone si trovano Mai Mary, qua pure si possono trovare. E quindi cioè, mi piace a me mischiare un po' e mi vende un po', sì, è un po' perché dico Toyoki è un po' il diario della mia vita, quindi insomma prendo un po' input da tutti, però ti rimangono certi gusti, no? Nel senso, c'è una gamma di colori che è molto italiana, ecco, secondo me. Un po' È una storica, un po' firma a tuo storica, un po' modo. bucolica, ecco, sì. Poi Roma, insomma, li sappiamo i colori di Roma quali sono, insomma, così un po' mattonati, cremosi, caldi, Esatto, storici. esatto, anche di questo poi avremo modo di parlare nel corso della serie. Io, visto che poi ti vorrei lasciare comodamente a prepararti per il ristorante sardo, Bravo. che mi sembra La pasta con la un'esperienza bottarga, sì. esatto, Inizia a un'esperienza salivare adesso. sempre imperdibile. Allora, ci avviamo in conclusione, ti volevo fare delle domande un po', diciamo, più giocose, in cui possiamo essere anche brevi, proprio così, per avere un catalogo che arricchisce questo immaginario italiano. C'è un oggetto, un materiale, un suono, una superficie, quindi qualcosa di sensoriale, che tu associ automaticamente all'Italia. Cioè, spegni un attimo la parte razionale del cervello, solo senso, quindi tatto, olfatto, gusto, vista, la Eh, prima sensazione che associa all'Italia.
Il marmo. Ok, Il quindi marmo. il contatto con il Perché marmo freddo, liscio. sì, liscio perché comunque, vabbè, è iconico, però è elegante, però è pure caldo allo stesso tempo, no? Nel senso, quando prende, fa pure, no, sia elegante, però ha pure sensazione di casa in qualche modo. Potrebbe essere il travertino, ovviamente non è, cioè, no, Certo. sono marmi di diverso tipo, quindi è un po' quello che mi dà l'idea dell'Italia, ecco, della casa, però pure della storia, dell'eleganza di Roma, forse perché poi sono pure romano, quindi magari appunto, se no ti direi il mattone, perché poi alla fine il mattone è sempre un'invenzione romana, Mhm. quindi più o meno se mi viene in mente qualche cosa a livello tattile, a livello di materiale mi viene quello, ecco. Molto interessante. E invece prima abbiamo parlato di calcio, in particolare quindi di episodi legati alla nazionale italiana. Ti volevo chiedere se invece c'è un episodio della storia dello sport italiano più in generale, quindi calcio escluso, a cui sei particolarmente affezionato, qualcosa che di nuovo quando ci ripensi, non necessariamente a livello nazionale, però insomma, sport italiano che non sia il calcio, qual è il primo episodio che ti scalda il cuore che ti viene in mente? Adesso in una frazione di secondo, sai cosa mi viene in Sì, mente? Mi è venuto in mente Alberto Tomba con lo sci. Perché la quando bomba, ero certo. bambino tomba la bomba, c'avevo scritto pure sullo zainetto, un po' mi imbarazzo, c'avevo scritto sullo zainetto tomba la bomba perché facevo le medie, cioè fermavano proprio la scuola, mi ricordo, cioè fermavano le scuole medie, tutti in palestra a guardare tomba, e era questo mone così forte e morbido però pure, no? Così, come pure simpatico, un po' ragazzone. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Poi, in una frazione, appunto, pure in mente Jacobs, perché comunque le Olimpiadi qua a Tokyo, vincere i 100 metri è stata una cosa veramente incredibile. L'abbiamo poi qua, immagini la stampa giapponese, perché comunque, no, se vincere la medaglia d'oro ai Certo. 100 metri è proprio è la perla delle Olimpiadi. Però sì, da bambino mi viene in mente forse Tombali allo sportivo, ecco, sì. Io ti volevo chiedere, sempre facendo un po' leva sul tuo sentimento da emigrato, ti capiterà ogni tanto di provare a tradurre qualche parola o qualche gesto italiano che è proprio difficile trasportare in un'altra lingua, in un'altra cultura, no? Come il famoso film Lost in Translation. C'è un gesto, c'è una parola, un'espressione, magari anche romana, perché io spesso mi trovo No, nella sì, stessa sì. situazione anche in Italia. C'è un'espressione che dici questa non la riesco a tradurre e te la devo dire in italiano, poi ti spiego, però questa è proprio impossibile. Appunto abbinando, cioè facendo business per oltre 20 anni negli Stati Uniti con gli Stati Uniti, magari in qualche modo sempre però una cosa che io appunto non sono mai riuscito nel corso degli anni a spiegare agli amici americani, così, qua, là, chiunque, la Mhm. parola coatto, non so se tu, vabbè, tu sei romano comunque. La Certo, parola certo, coatto è una certo. cosa, come fa a spiegarlo? Un po' così, un po' presuntuoso, un po' sicuro di sé, un po' bullo, un po' spirito. E quindi la parola coatto, non so pure a livello, pure a livello nazionale come si possa spiegare, no? Cioè che è comunque una parola negativa, però può essere, cioè, ogni romano dice, "Oh, alla fine siamo tutti un po' coatti, incluso me, capito? Quindi, Sì, abbiamo questo lato, ma per esempio io mi trovo nella stessa difficoltà quando magari interagendo con qualcuno di Milano, spesso il coatto viene associato alla figura del Maranza, ma non sono la sì, stessa no, esatto, cosa. Mario da come è vestito, invece è una spavalderia un po' No, no, strana, anche perché un po' finta non pure, so però, se ti capita. Sì, sì, è costruito, è come un lato di te che puoi invocare in certi momenti, sì. ma adesso non so se capita anche nella tua cerchia, a me capita, è capitato che anche un qualcosa si potesse definire coatto, cioè qualcosa fatto bene, però No, un po' esatto, sì, aggressivo, un po' sì, presuntuoso, e coattato, quello ho non lo fatto, diresti con sì, altre. sì, sto design è una coattata incredibile, sì, sì, esatto, ha Qualcosa 2000 d'ambizioso, un po' sfumature, sì, anche un sì, po' sì. kitsch. Sì, poi a Quindi no, volte appunto si bellissimo, usa in maniera bellissima ironica, che so, per scelta. esempio, no? Ah, che so, la Roma ha vinto ieri, capito? Il prossimo anno al 100% scudetto, siamo più forti del mondo. Capito? Poi vedrai Allan vuole Esatto. venire a Roma. Capito? Cioè, è un modo pure se scherzare, cioè, è un modo particolare, insomma. Quindi, sai, abbiamo tanti anni negli Stati Uniti, magari poi insomma, col mio team, no, tanto scappa sta parola così in italiano, non sono mai riuscito a spiegarla, nemmeno a mia moglie, che comunque poi si è un po' adattata, perché io insomma, sono sempre rimasto un po' molto
è molto romano in tutto quello che faccio quotidianamente. Bellissimo. Ultima domanda e poi pensiamo alla bottarga. Se potessi regalare una cosa dell'Italia a un altro paese del mondo, che cosa sarebbe? Io non so quanto possa essere ampio se fosse un oggetto, però io penso che sia un pezzetto del nostro mare, perché ci stanno tanti paesi che non si affacciano al mare e tanti paesi che magari sono pure no, un arcipelago meraviglioso come il Mhm. Giappone, però penso che il mare del Mediterraneo ha una bellezza no, così particolare. Io già a giugno devo andare per lavoro sia a Okinawa che alle Hawaii. Questo è giugno, cioè, 2 viaggi, poi Mhm. forse uno e mezzo. E appunto, grazie a Dio, sono due paesi esotici, ci vado per lavoro, però appunto viaggiando tantissimo. Però penso che il Mediterraneo abbia proprio una bellezza così particolare perché È forse un'altra è un cosa. mare così basso, pure il pesce del Mediterraneo, a proposito di bottarga, rispetto all'oceano è molto più salato, quindi no, quando si mangia il pesce, io quando torno in Italia, appunto, pure a Roma mangio pure al ristorante Sardo, l'Isola d'Oro si chiama, vado spessissimo a mangiare il pesce perché io magari, sai, ovviamente il pesce del Giappone è un pesce d'oceano, quindi è benissimo per sushi, molto grasso, Certo. no? E il salmone, il tonno, però no, però penso sì, il mare del Mediterraneo è meraviglioso, no? Si sognano comunque, no? Certi posti esotici un po' nel giro per il mondo, però sono fortunato ovviamente non c'ho mai tempo ad andare al mare, però ne ho visti abbastanza per dire che il nostro è un mare meraviglioso, poi comunque la costa, insomma, il Mediterraneo è bellissimo e noi appunto siamo una penisola quasi completa, quasi un'isola, insomma, che manca, diciamo, Sì, sì, sì. non lo so, al 70% siamo comunque affacciati sul mare, al centro del Mediterraneo, e questo piccolo mare, ma è meraviglioso, ecco. Poi forse sarà pure perché tanti anni che non torno, papà è salentino, quindi insomma mi è rimasta quell'idea del mar Mediterraneo che non ho più ritrovato in nessun continente, ecco. Qualcosa che condividiamo anche con gli altri, però fa il paio con quello che dicevamo prima, no? Quella capacità di rompere le barriere, Eh no, scherzare, vivere in un noi certo diamo per modo più scontato, leggero. però poi alla fine il Mediterraneo è talmente Assolutamente. piccolo che se no donare un pezzettino della nostra costa, che è un paese magari che non ha nemmeno, ma pure è un paese enorme, però che non hanno un qualcosa di così speciale e bello, no? E creare un lago artificiale Un all'interno magari del pezzettino Kazakistan, no? Con il mar Mediterraneo, sarebbe, sa, sarebbe un bel è una cosa regalo. che a me, sa, mi è venuto in mente, è stato l'istinto, quindi Bellissima immagine e con cui chiudiamo questa bella conversazione. Simone, c'è qualche appuntamento che ci vuoi ricordare per, diciamo, dare insomma un po' dove possiamo prossimamente venire a vedere qualche tua opera, se c'è qualche manifestazione in cui sarai protagonista da qui, insomma, per l'estate. potrebbe essere, insomma, da un po' di tempo ci siamo incontrati durante un evento dell'ambasciata giapponese a Roma e sono stato invitato, non confermato, ma invitato, insomma, calorosamente a Romix in ottobre. E quindi speriamo bene, venga tutto confermato. Oggi ho risposto, insomma, su una serie di dettagli di come potremmo, insomma, rendere un po' la mia presenza, insomma, speciale, ecco, insomma, come posso Significativa. essere, è significativa, come posso essere di aiuto. Quindi speriamo bene, ma insomma, è una bella conversazione che è iniziata qualche settimana fa proprio a Roma. Benissimo, allora speriamo di incrociarci a Romix a ottobre. Io ti ringrazio nuovamente tantissimo Simone per questa bella chiacchierata. Invito come sempre chi ci segue a mettere un like, ricondividere, iscriversi al canale, insomma dare voce a questa nuova serie e nulla, ci diamo appuntamento alla prossima intervista, alla prossima conversazione e ci vediamo lungo la strada. Grazie Ah, Simone certo, e alla prossima. piacere. Buona serata al ristorante Sardo. Ciao, come no. A presto. Ciao Ciao, Simone. ciao.